fatto fotografie in una cucina di montagna. Dopo 3 mesi le ho pubblicate su Behance. Questa è la storia di come ho reso un momento di allegria in un momento eterno. È divertente pensare quanto il mio percorso fotografico sia così tanto particolare, così allo stesso tempo molto standard. Come immagino tutti, ho cominciato con fare fotografie a caso, letteralmente. Uscivo di casa, camminavo, c'era una cosa interessante, facevo la fotografia. Poi mano a mano ho capito che quello che stavo facendo io non erano sicuramente ritratti, non erano sicuramente foto al cibo, ma era la street photography, e quindi facevo queste fotografie in strada a Milano perché le cose erano belle, perché c'erano davvero tante cose da scoprire nel 2017, nel 2018. Poi mano a mano viaggiando, andando in Giappone, andando in una città come in un'altra, avevo in mente di fare qualche scatto particolare, però era molto difficile da realizzare. E poi un mio grande difetto è quello che so fare fotografia di strada, non so fare fotografie di turismo, per dire, non so fare le fotografie di viaggio. Ed è molto strano. Sto viaggiando, però non riesco a immortalare quel viaggio. Riesco a creare qualcosa di nuovo durante quel viaggio, certo, ma non è la stessa cosa. Ora, col passare del tempo, le fotografie che vedevo su Instagram, su internet in generale, poi sono capitato su Behance, e comunque in generale la fotografia, io l'ho sempre vista come se fossero una serie di immagini, no? Che ti raccontano il momento, che ti raccontano l'esperienza. Però poi, col passare del tempo, ho trovato una parola che mi ha fatto letteralmente andare fuori di testa. E stiamo parlando della parola progetto. Il progetto è la materialificazione, il progetto è il rendere tangibile una tua idea che avevi in mente, la scrivi, la proponi, se nel caso in cui lavori in un gruppo, e poi produci, post-produci, ed eccoci qua davanti al progetto. È una cosa difficile sia perché io ho sempre fotografato da solo. Certo, amici, persone, compagni di viaggio, no? Che mi stanno attorno, mi aiutano, mi stimolano a fare quella cosa, a fare quell'altra cosa. Però, ecco, diciamo che non è mai una collaborazione vera e propria. Quindi, alla fin dei conti, se non dovessi fare quel determinato scatto, se non dovessi aspettare quel determinato momento da celebrare, da eternificare, no? Non è che sia così tanto grave, anche perché magari scopro una prospettiva completamente differente facendo un passo, 2 passi a destra o uno indietro. Quindi non mi sono mai attenuto così tanto sul voglio completare un progetto, ma questa volta la situazione era diversa. Stiamo parlando infatti di una situazione nel quale io sapevo che ci sarebbe stata. Sapevo che tra qualche giorno, tra qualche sera, ci saremmo trovati lì, in quella cucina, e avremmo cominciato a creare dal nulla, da zero, qualcosa di incredibilmente buono. Il progetto si chiama Miacce. Che cosa sono miacce in parole semplici? Le miacce sono un misto tra le piadine e le crepe, però stiamo parlando di una realtà della Valsesia. Prima di partire non ho scritto effettivamente il fine del progetto, era tutto qua dentro. Sapevo che sarebbe arrivato quel momento, avevo già in testa alcune immagini che avrei visto, e infatti sono accadute.
E questo perché, bene o male, quando si è in compagnia di persone che si conoscono, si capiscono anche i loro movimenti, le loro posizioni, le loro preferenze, e quindi si capisce bene a cosa si va incontro col passare del tempo e col passare della preparazione. Ora, il progetto Miacce doveva essere quel progetto che partiva dall'inizio del fare le miacce al ok, andiamo a mangiare. È un progetto completo? Più o meno, nel senso, ad esempio, abbiamo di fronte a noi delle cose da cuocere, certo, ma queste cose da cuocere le dovremmo fare su una piastra. La piastra non c'era, abbiamo utilizzato la padella, e questo qua sarebbe già un primo ostacolo, un primo punto che andrebbe ad intaccare il progetto, perché nella mia testa teoricamente quelle cose dovevano essere cotte su una piastra, non su una padella. Non è successo, e quindi fa niente. E quindi il progetto non era fare la ricetta delle miacce, il progetto era goditi questo momento, ma rendi anche eterno questo momento, documenta quello che noi persone, noi amici abbiamo fatto, non documenta la realtà dei fatti. Non siamo in un ristorante, non siamo infatti in una documentazione per la fotografia di cibo, di alimenti. No, questo qua è semplicemente una documentazione interna di quello che avrei fatto normalmente all'esterno, considerandolo come street photography, considerandolo come documentario, anche se insomma non è proprio quello il termine esatto. E quindi questo è stato il primo problema che abbiamo incontrato, ma che poi abbiamo risolto molto volgarmente, secondo le tradizioni, credo, non lo so, immagino. E altri problemi ci sono stati? Sì, più o meno. Ad esempio che non avevo, a livello di attrezzatura, alcun modo per rendere la luce più morbida rispetto a quello che mi dava il flash che avevo in quel momento. In realtà un modo c'era, e infatti ho utilizzato un sacchetto biodegradabile MD. Ora, quello a cui voglio arrivare è il fatto che il progetto in sé alla fine è venuto fuori, è online in questo momento. Ci sono state delle difficoltà, e quelle difficoltà sono state affrontate improvvisando. Però poi, a capo di tutto, un progetto ha bisogno di una cosa, e questa è la cosa che ho sicuramente imparato durante questi mesi per elaborare, un po' in background devo dire, ma comunque elaborare questo progetto, sia lato scritto sia lato visivo, ovvero la coerenza. La coerenza nei colori, la coerenza nel vedere effettivamente il processo dall'inizio alla fine di questi ragazzi che si divertono, ma al tempo stesso stare lì con la bava alla bocca a dire mamma mia, sembra molto buono. E allora devo dire che la parte più difficile è stata effettivamente quella di rendere coerenti i colori, rendere coerenti le situazioni, le composizioni e anche i formati delle immagini, così che fosse tutto un flusso di cose da vedere. Ora, la domanda è legittima: perché Behance e non, ad esempio, Instagram? Tanto hai 3 profili, no? Perché non utilizzi quei profili per, soprattutto il profilo Projecting Call, che è studiato e pensato per pubblicare progetti a breve termine? Questo perché il progetto Miacce in questione aveva bisogno di uno storytelling che potesse essere allo stesso livello dello storytelling visivo.
Questo cosa significa? Questo significa che tutte queste immagini devono essere coerenti tra loro e non devono avere elementi di disturbo, non devono avere elementi esterni ad altri progetti, perché alla fine di tutto quello che volevo io è che spero venga trasmesso agli utenti che andranno a vedere queste immagini e che vengano travolti e che vengano al tempo stesso immersi in quelle 3-4 ore che abbiamo vissuto. Poi certo, mi sono dimenticato di una cosa, mi sono dimenticato di fotografare effettivamente tutte le miacce una ad uno, quelle con l'ardo, quelle con la pancetta e il prosciutto crudo, eccetera eccetera, ma quello perché avevo fame e anche perché il flash si era scaricato. Quindi insomma, vedi, ci sono tante piccole cose che vanno male, vanno storte, più o meno, però alla fine poi si risolvono e questo è. Ad esempio, avevo in mente di girare questo video con uno script bello delineato, l'ho fatto, l'ho scritto, però poi sono andato a mano libera.